E salve a tutti rocce, oggi voglio parlarvi dello scandalo della IBC, argomento della quale hanno già trattato svariati canali e adesso voglio dirvi anche la mia opinione, però voglio fare anche uno step leggermente oltre, non voglio semplicemente narrare ciò che è già stato detto e ridetto, voglio dare anche una mia proposta per un'eventuale variante a questo regolamento. Perché sto dicendo questo? Perché per chi non lo sapesse, a questa International Burning Gate Cup c'è stato questo cosiddetto scandalo. Era una cosa che in realtà si percepiva già un po' nell'aria, no? Perché è un accumulo di cose successe negli anni, no? Spesso la Burning Gate è stata contestata per il regolamento, per le gare poco intrattenenti, un po' troppo ripetitive, anche se sappiamo che poi per il discorso sportivo l'intrattenimento non deve essere per forza la priorità, ma la parametrabilità è la cosa di base più importante. Ebbene, per chi non la sapesse, velocissimo recap: nella semifinale Iliès, atleta francese, contro Manuel Caruso, atleta italiano che tutti voi conoscete molto bene. In poche parole, Iliès ha perso contro Caruso e nella sfida per il terzo e quarto posto, a cui ovviamente era andato Iliès, con un gesto abbastanza emblematico, facendo questa croce con le mani, ha deciso di quittare l'evento perché non interessato sostanzialmente arrivare terzo o quarto. Non gliene fregava niente, ha reputato che fosse stato battuto ingiustamente, senza poi magari conoscere perfettamente i punteggi, e per questa ragione ha deciso di abbandonare la competizione. Gesto giusto o sbagliato? Che importanza ha? La cosa importante è che ha sicuramente fatto riflettere le menti delle persone presenti, persone che per l'ennesima volta si sono viste di fronte a un evento con delle problematiche sicuramente e che appunto ha qualcosa che andrebbe risolto. Questo perché non è che siamo qua per colpevolizzare Manuel per aver rispettato il regolamento e che poi sia stato applicato al meglio dei giudici, questo non lo posso sapere, non ho i cronometri, ma non mi interessa neanche troppo questa parte. Caruso ha sfruttato al meglio un regolamento che gli permette strategicamente di poter arrivare primo. Iliès era un atleta superiore, meritava di vincere contro Caruso e di andare lui in finale? Probabilmente sì. Però, come sappiamo, la forza che esprime un atleta in una qualunque tipo di competizione, pur sapendo noi da spettatori il suo livello, non implica per forza che poi quella persona vada a vincere. Perché se tu hai un certo potenziale, ma poi non riesci a mostrarlo, in questo caso seguendo i rigorosi e anche un po' complessi parametri di questo regolamento, e poi succede che perdi. Non voglio dire assolutamente che sono contento di questa cosa, che la apprezzo. Io stesso sono del club della noia, nel senso che queste gare sono chiaramente una rottura di palline. Gli atleti, bene o male, fanno sempre gli stessi elementi in rotazione e finisce così. Hanno un set, mi pare, di 45 secondi in cui si sfidano. È un continuo zampettio tra paralleline basse e paralleline alte, la sbarra alta non si viene inculata. Sì, ok, ci sono i touch, in front ci sono i maltesi, ci sono le planche e poi finisce lì. Allora, le problematiche principali di questo regolamento, da quello che ho potuto estrapolare da tutte le informazioni che mi sono state dette sia da chi era pro sia da chi era contro a questo tipo di evento, a come si sviluppa al giorno d'oggi, gli elementi di tirata sono nettamente vantaggiosi rispetto a quelli di spinta, quindi perché andarsi a impelagare facendo movimenti particolari di spinta che per certi versi può risultare addirittura più complesso. Se ci pensate ad esempio negli elementi di tirata è molto più difficile perdere l'equilibrio, rischiare un movimento sbagliato, però la tirata in linea generale viene favorita perché ti permette di fare più micro ROM, più ripetizioni in quel breve tempo e quindi andare ad accumulare un maggior numero di punti. Adesso non voglio entrare nello specifico di quali figure, del perché, del per come, non sono così a conoscenza di ogni dettaglio, ma non importa. Questa è la prima problematica e controversia. E l'altra invece, e che secondo me è anche la più brutta in assoluto, il discorso dei 5 tipi di elementi da portare. Allora, gli atleti devono portare 4 su 5 di questi elementi, che sono spinta, tirata, curl, verticale e freestyle. E qui veniamo proprio alla parte più critica di tutto questo discorso, quella che mi ha fatto dire no.
questo regolamento ha qualcosa che non va, perché così non può funzionare. Mi è stato detto, che poi è anche abbastanza comprensibile quando poi andiamo a vedere effettivamente la gara, che, in poche parole, gli atleti, in maniera del tutto automatica e funzionale ai loro interessi, vanno a scegliere sempre come 4 elementi: curl, spinta, tirata e verticale, e il freestyle viene sempre lasciato in disparte, mai calcolato da nessuno come possibile elemento dei 4. Questo lo reputo sbagliato, perché significa che c'è una falla nel regolamento. Cioè non può essere che gli atleti hanno 5 opzioni e una di queste 5 opzioni non verrà mai presa in causa da nessuno. No, non va bene, c'è qualcosa che non va allora. Io adesso sono qui per dare una mia proposta, che tanto non verrà inculata di striscio, però io la dico lo stesso. Magari sapete, in un brainstorming del team Burningate vedranno questo video e penseranno: ma il principe quella volta ha detto che potevamo fare il regolamento in questo modo, potrebbe non essere un'idea completamente da scartare. Io la butto lì, magari non piacerà a 360 gradi, ma forse un piccolo spuntarellino potrebbero prenderlo. Allora, mi sono reso conto di una cosa, che per quanto le gare della Burningate vogliano essere il più precise e scrupolose nei giudizi, nella parametrabilità, purtroppo questo è molto difficile da fare. E perché? Perché in questi 45 secondi di tempo dei set, gli atleti si sbizzarriscono in una forsennata corsa tra un elemento e l'altro, e vai alle paralleline, corri di qua a fare questo, e corri di qua e fai 3000 pulse. Allora, così secondo me non va. Questa cosa non funziona. A parte che a livello appunto di spettacolo non è bellissimo, però ripeto, il discorso spettacolo abbiamo capito che è una cosa secondaria, non deve essere la nostra priorità, ok? Quindi io non sono qui per proporre un regolamento con palette tipo alla Italia's Got Talent. Sono qui per proporre una cosa che cerchi di mantenere una fedeltà minima al regolamento classico, ma che dia un senso completo alla cosa. Ascoltatemi bene, signori, soprattutto della Burningate. Se ci pensate, le gare di street lifting molto raramente hanno questo tipo di problematiche, come anche le gare di powerlifting o tutte le gare in cui le alzate le potete contare sulle dita di una mano, e di conseguenza in che situazione ci troviamo? Una situazione in cui i giudici hanno tutti gli occhi puntati semplicemente su quell'elemento da valutare, che sia una chin-up, che sia un dip, che sia, che cazzo ne so, una panca. Quell'elemento va valutato, quell'elemento e basta. Ecco, ora immaginate la stessa situazione invece che ci troviamo nella Burningate, quando a un evento di questi i giudici sono lì tutti a rincorrere, no, l'atleta che va da un attrezzo all'altro, tutti con le loro cellulari per poter riguardare eventualmente la clip, e questo secondo me crea tanta confusione, perché comunque rende il tutto incasinato sia per gli atleti sia per i giudici. Questo non va bene. Allora, io ho pensato una cosa che risolve entrambi i problemi prima citati. I set, a mio avviso, dovrebbero essere molto più intabellati. Che cosa significa? Significa che i concorrenti non dovranno più portare elementi a loro scelta che si sono sognati magari 10 minuti prima o che si erano preparati in precedenza. Non saranno più gli atleti a decidere, bensì i set saranno preimpostati. Nei vari set gli atleti dovranno portare quello che è già scritto sul foglio. Vi faccio un esempio. Se in questo giro, magari in quelli iniziali in cui diciamo c'è un pool di atleti maggiore, di conseguenza bisogna anche un attimo iniziare a scremare, le prime figure richieste saranno tra virgolette più semplici. Faccio un esempio: un set di 45 secondi potrebbe richiedere che l'atleta esegua una planche con isometria 2 secondi, 2 piegamenti in planche, quindi in full planche a piegamento, una pressa, si scende, una verticale. Adesso sto proprio sparando a caso, ragazzi, non prendete ovviamente alla lettera quello che dico. Questi elementi qua, quando l'atleta ha fatto questi elementi, il suo set è finito. Quando toccherà al suo sfidante, lo sfidante dovrà fare esattamente gli stessi elementi. Non ci sarà adesso io mi sbizzarisco, mi faccio questo, aspetta che mancano 5 secondi, bam, mi attacco, mi faccio un efesto proprio lanciato tipo Tarzan. No, questa cosa non ci sarà più. L'atleta si dovrà attenere semplicemente a quello che ha scritto. E sapete questo cosa comporta? Comporta che non ci sarà più io faccio spinta, faccio tirare, no, io faccio tutto, perché ci sarà scritto tutto, quindi ci sarà anche il momento in cui gli atleti nei loro scontri saranno obbligati a fare freestyle.
Quindi se i set saranno fatti in questo modo saranno più brevi, ma probabilmente i vari atleti dovranno portare anche elementi di freestyle. Lo dovranno fare in maniera imprescindibile perché farà parte della gara. Quindi voi direte, ma se uno non sa fare un muscle up 360, sti cazzi, dovrà allenarlo, perché questa gara deve premiare la completezza, la pulizia dei movimenti e la completezza dell'atleta. Non può esistere che un atleta, semplicemente perché sa stare incollato alla sbarra in front lever 2 giorni, vinca tutto. Che ovviamente questo non lo sto dicendo come attacco a Manuel Caruso, ma perché lui giustamente lui si attiene al regolamento, fa quello, ma non può essere che un atleta basti questo per essere migliore. Avete capito? Quindi va premiato anche qualcos'altro. Cosa significa? Se un atleta è il suo turno, faccio un esempio, dico una cosa assurda, fa tutti gli elementi però dice io la verticale però non so farla. Allora, l'atleta che prova a fare un elemento e lo sbaglia ovviamente verrà penalizzato in base alla gravità. L'elemento che invece non è fisicamente in grado di portare, perché magari non l'ha mai allenato, tipo viene richiesta una verticale a un braccio, semplicemente dovrà dire non porto altro, fa scadere il tempo e quell'elemento non sarà stato portato, prendendo la penalità dell'elemento mancante. Poi ovviamente i conteggi, i punti verranno calcolati dopo. Veniamo adesso a calcolare quali vantaggi si avranno con questo tipo di configurazione del regolamento. Gli atleti saranno più completi, si alleneranno in modo più completo e quindi si interfacceranno proprio in una struttura di gara che renderà il tutto più scorrevole sia per i giudici per la valutazione sia per il pubblico che comunque vedranno tutti gli elementi, effettivamente, vedranno molta più varietà, un pool di elementi maggiore. I giudici inoltre, se ci pensate, non dovranno più scorrazzare a destra e a manca inseguendo gli atleti, bensì sapendo che l'atleta adesso deve fare un Victoria nelle parallele, la parallela sarà sempre la stessa, quindi l'inquadratura sarà sempre la stessa, si metteranno lì, piazzeranno la registrazione che gli servirà dopo per la valutazione e vedranno prima il set di uno, poi partirà l'altro che dovrà fare gli stessi identici elementi nello stesso ordine e avranno la stessa identica inquadratura. Questo, mettendo i due video uno vicino all'altro, permetterà ai giudici una valutazione estremamente più precisa. Ovviamente di girone in girone, più ci avviciniamo alla finale, gli elementi di difficoltà per i vari atleti dovranno avere un coefficiente sempre più alto, quindi la finale mi aspetto una tabella che richieda una serie di esercizi molto impegnativi. Si vedrà una finale con i controcazzi in cui gli atleti dovranno essere veramente forti e preparati, sicuramente, o meglio sarà molto improbabile, saranno in grado di avere tutte le specifiche e con la qualità massima richiesta. Nel caso di un pareggio è praticamente impossibile, perché implicherebbe che i due atleti ogni volta che si sfidano portino il set perfetto. Se succedesse, si farebbe uno spareggio, che adesso non sto a inventarmi, però si può vedere. Spettacolarità maggiore, perché il pubblico vedrà tutto, forse, se uno non lo porta, pace all'anima sua. Giudici, secondo me, impazziranno meno, e si avrà un atleta vincitore con i controcoglioni, perché saprà fare tutto. Signori della Burning Gate o di chiunque stia guardando, è la mia proposta, la mia idea, poi che vogliate ascoltarla, che vogliate prendere uno spunto, che è una cacata pazzesca, potete dirmelo. Io voglio concludere solo con una mia piccola analisi riguardo a una cosa che ho visto. Nello scontro Caruso contro Di Marco, ho notato che Caruso nello stesso set praticamente di fila è caduto sia da una verticale sia da un Victoria nelle paralleline, si stava posizionando e è scivolato 2 volte. Ecco, una cappella simile secondo me dovrebbe avere comunque delle penalità parecchio grandi. Nell'ottica di come vedo le cose io avrebbe dovuto segarlo in quel momento, perché era molto grave secondo me come errore, cioè poi vabbè ditemi quello che pensate, però cadere dalla verticale poi cadere da un altro, cioè non mi piace, non è proprio ben catalogata questo tipo di critica. Comunque in linea generale ci sta, ripeto, che Caruso abbia vinto, se ha seguito menaldito il regolamento, però sicuramente c'è anche da dire che è avvantaggiato per il fatto che il regolamento è lo stesso da anni, che lui è italiano e magari invece gli stranieri hanno delle difficoltà a comprenderlo appieno. Chiaramente ci sono delle correzioni da fare, a prescindere da quello che ho detto io in questo video. Io spero che qualche idea che ho dato sia uno spunto interessante, se così fosse ben venga, se non ve ne frega un cazzo pace, se sei un povero demente, la tua idea è follia pura e niente ragazzi, ditemi pure cosa ne pensate nei comments, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo a un prossimo video, ciao!